Ciao ragazzi, qui dentro c'è il drone rivoluzionario, forse. Ma in che senso? Un attimo, ora vi spiego tutto. Un mesetto fa circa mi ha contattato un'azienda di cui non conoscevo nemmeno l'esistenza, proponendomi di recensire, di provare il suo nuovo drone che, a detta loro, avrebbe completamente rivoluzionato il mercato, cambiandolo da così a così. Ma sarà vero? Beh, per scoprirlo unboxiamo questo pacco e scopriamo di cosa si tratta. Ah, attenzione, io non so che drone è questo, l'azienda ha mantenuto il segreto, top secret, non mi hanno detto il modello esatto, mi hanno detto solo lo scoprirai solo quando ti arriverà. E dato che è un pacco di Amazon, dato che è stato inviato da un negozio di Amazon, penso che lo troveremo anche nello store. Vabbè, sinceramente non so cosa pensare, quindi apriamolo. Devo ammettere che non ho particolari aspettative. Eccoci qui. Bene. Il drone è marchiato Lolin. Ora, ditemi voi se avete mai sentito questo marchio. Vabbè. Ragazzi, questo è il drone rivoluzionario, il Lolin Z6 Pro. Allora, beh, vedendolo così mi sembra un drone simile a quello che le multinazionali ci tengono nascosto. Se non sapete di cosa sto parlando, recuperate il video in cui ne parlo nella scheda qui in alto a destra. Vediamo un po' le sue caratteristiche tecniche. Brand Lolin, modello Z6 Pro, motore brushless, peso, attenzione, 216 grammi, quindi non serve il patentino, batteria da 1700 mAh, tempo di ricarica 3.5 ore, vabbè, e qualche specifica più interessante, tipo la telecamera, funzioni smart. No, non abbiamo... Ah, ecco, qui sotto c'è scritto qualcosina. Abbiamo il GPS, motori brushless, ok, cam 5G, è già questo, ovvero sfrutta la wifi 5 GHz, batteria a lunga durata, senza indicare un'autonomia vera e propria, tasto di tono automatico, tracking umano, optical flow, gesture, vabbè, abbastanza inutili, a parte lo Spark, il DJI Spark, non ho mai trovato un altro drone che li utilizzi bene, waypoint, circle fly, wifi sostanzialmente e waypoint di nuovo. Vabbè ragazzi, che dirvi, apriamolo, non c'è nemmeno un sigillo, c'è l'applicazione da scaricare su Play Store e iOS e vediamo cosa c'è qui dentro. Abbiamo una borsetta, tra poco vedremo anche quanto costa questo drone. Abbiamo due manuali, un manuale rapido e un manuale vero e proprio, che è anche bello sfaccettato, devo dire. Questa è la confezione, rigida, molto anonima, classica confezione da drone cinesone. Vabbè, però, dato che mi è stato inviato, apriamo. Oddio, c'è davvero un po' di roba qui dentro. Abbiamo un bellissimo cacciavite arancione, che solo questo vale sicuramente il prezzo. Eliche di ricambio. Questo che cosa sarebbe? Il caricabatterie è davvero orrendo, ragazzi. È il caricabatterie. Wow. Questa è una batteria da 1700 mAh. Wow. Questo è un altro cavo di ricarica per la batteria. Ma vediamo subito il drone. Togliamoci il dente, amici. Tra l'altro la busta del drone non è sigillata, questo non mi fa sperare molto bene. È coperto con della carta. Mamma mia ragazzi, questo è il drone che cambierà il mercato. Cioè, non so davvero cosa dirvi. Comunque, l'unica cosa positiva che noto sono i motori brushless. La cam non è stabilizzata, come vedete è fissa, però ha un motorino interno, quindi si può inclinare tramite il radiocomando, però ovviamente non è stabilizzata. Abbiamo una VPU. Il drone è anche abbastanza leggero, poco più di 200 grammi.
però è davvero plastica molto molto cheap. Qui dietro c'è la batteria da inserire nel suo vano, tra l'altro abbiamo anche lo slot per la micro SD, che non è nemmeno una cosa così malvagia, devo dire. Proviamo a inserire la batteria, non ci va, c'è qualche blocco. Ok ragazzi, ammetto di averci impiegato un secondo di troppo a capirlo, ma qui sopra c'è un tappino da rimuovere e possiamo inserire la batteria così. Bene, vediamo il rumorino d'accensione. Ok, abbiamo LED frontali, questi ovviamente non sono LED a norma, e due LED posteriori. Anche il radiocomando è molto cheap, gli stick sono davvero molli, oltre che molto lunghi, quindi immagino non sia un drone precisissimo nel volo. Abbiamo dei tasti particolari, foto, video, non c'è la rotella per l'inclinazione, ma ci sono due tasti dedicati su e giù. Dietro non abbiamo nulla, anzi abbiamo questo, cioè questa dovrebbe essere l'antenna ragazzi, vabbè, è una sola antenna, ci sta. Questo si apre, abbiamo altri tasti, il headless mode, ritorno a casa, atterraggio e decollo automatico. Proviamo ad accendere il radiocomando. Bene, si è acceso. No, il drone, guardate, non appoggia sui piedini, ma solo su questi due gommini centrali, quindi la stabilità proprio non è cosa di casa. Vabbè, vediamo se i motori si armano. Non si arma nulla. Ah, ok, prima... Mio Dio. Prima su, poi giù, come nei droni di 5 anni fa. Ok, ci mette un po', deve prendere un po' di gas, un po' ingolfato, però parte ragazzi, il drone parte, ok, sarà da valutare la sua qualità, la qualità della cam insomma. Tra l'altro notavo anche che qui sopra sul tasto d'accensione abbiamo 4 LED che ci indicano, ci mostrano lo stato di carica residua della batteria. Non mi sembra chiaramente un drone rivoluzionario, ma forse poco più di un drone giocattolo. La cam non è stabilizzata, quindi non credo possa fare miracoli. Allora, ora c'è da considerare il prezzo ragazzi. Se questo drone dovesse costare 100 euro o giù di lì, potrebbe essere magari interessante come primo drone per imparare a volare alla fine. Però se costasse più di 100 euro, secondo me non so quanto possa valerne la pena. Quindi cosa facciamo ora? Cerchiamo questo drone su Amazon e scopriamo insieme qual è il suo prezzo. Il suo nome è l'Olin Z6 Pro. Quindi amici, andiamo su Amazon insieme. Io non so quanto costa questo drone, quindi cerchiamolo e vediamo. Allora ragazzi, vi giuro che non sono riuscito a trovare questo drone su nessuno store di Amazon, Italia, America, quello che è, insomma. Voi provate, se avete maggior fortuna fatemelo sapere con un commento. Sono riuscito però a trovare il prezzo di questo drone grazie a un'email che mi è stata inviata dall'azienda, una delle diverse mail. Il suo prezzo è di 249,99 euro. Ragazzi, allora, per 250 euro secondo me non ci siamo proprio, cioè diciamolo chiaramente, con 50 euro in più ci prendiamo un DJI Mini SE che è tutta un'altra storia, è sempre da Amazon, lascio il link qui sotto in descrizione video. Purtroppo quello che queste aziende, che magari sono delle start-up e cercano di farsi un nome, non capiscono, è che c'è davvero tanta concorrenza e non possono permettersi di lanciare un drone di questo tipo, che magari può essere anche simpatico, bello, carino per imparare per i più piccoli, ma anche per chi non ha mai pilotato un drone, perché forse vola anche bene. Se volete un video fatemelo sapere, un video del volo, però proporlo a 250 euro credo sia follia. Bene ragazzi, questo è tutto. Ve lo ripeto, se volete un video del volo di questo drone fatemelo sapere lasciando un commento qui sotto e cercherò di registrarlo nei prossimi giorni. Ovviamente non mi aspetto assolutamente la qualità di un DJI Mini SE, si nota che la qualità costruttiva è quella che è, la camera non è stabilizzata, il sensore ottico è molto piccolo, quindi
credo sia poco più di un drone giocattolo, però aspetto i vostri commenti qui sotto in descrizione. Questo è davvero il drone rivoluzionario? Oppure no? Beh, parliamone insieme. Se lo trovate su Amazon fatemelo sapere con un commento e linkatemelo qui sotto, ve lo aggiungo in descrizione video. E direi che questo è tutto amici, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!